Io sono Francesco Portoghese di Abuondiritto Onlus. Abuondiritto è un'associazione che promuove la tutela dei diritti umani e delle libertà civili in Italia, offre un servizio di assistenza e consulenza legale a cittadini stranieri presenti soprattutto a Roma e gestisce anche uno sportello di ascolto sociale all'interno del CPR di Ponte Galeria. Tra le principali nazionalità delle persone che attualmente sono trattenute all'interno del CPR possiamo ricordare l'Algeria, la Tunisia, l'Egitto e la Nigeria e altri paesi africani. Si tratta attualmente principalmente di persone che sono arrivate in Italia di recente e che subito dopo lo sbarco e la quarantena sono state poste in una condizione di trattenimento. Ci sono anche numerosi richiedenti asilo che però quando presentano la domanda all'interno del CPR rischiano di essere trattenute fino a un massimo di un anno e questo a volte scoraggia le persone dal fare la domanda di protezione internazionale. Ci risulta che ci siano stati anche dei minori che sono stati trattenuti e lì c'è bisogno che il personale del centro si attrezzi adeguatamente per rilevare la minore età e segnalare immediatamente questa situazione alle autorità competenti. Tra le principali vulnerabilità possiamo citare persone tossicodipendenti che stanno affrontando una terapia specifica, persone che provengono dagli istituti carcerari dove hanno scontato la pena detentiva e sono in attesa di essere identificate ed espulse all'interno del CPR. C'è stata anche la presenza di persone ad esempio sieropositive, mentre per le donne sicuramente abbiamo rilevato la presenza di persone vittime di tratta ai fini dello sfruttamento della prostituzione, così come in passato abbiamo anche individuato persone che erano vittime di sfruttamento lavorativo. Essendo una struttura chiusa e militarizzata in cui le persone sono sottoposte a una stretta sorveglianza, sono previste delle tutele, ma non sempre le persone riescono ad accedervi con facilità. Possiamo pensare ad alcune prestazioni mediche che devono essere erogate all'esterno della struttura, per cui c'è bisogno di un'autorizzazione particolare per uscire, così come possiamo ricordare delle terapie particolari che le persone devono fare, devono seguire a seconda delle vulnerabilità che hanno. Purtroppo però non sempre si riesce a soddisfare i bisogni e le esigenze di queste persone con la velocità e l'adeguatezza che quel caso richiederebbe. Tutte le persone appena entrano all'interno del CPR ricevono un'informativa legale da parte del personale del centro. A noi risulta che questa informativa venga erogata e sia adeguata. Il problema principale è che queste persone hanno delle aspettative nel loro percorso di vita in Italia e quando incontrano difficoltà di qualsiasi tipo, quindi anche del rischio di trattenimento ed espulsione all'interno del CPR, non sempre recepiscono le informazioni in maniera corretta e non sempre accettano le informazioni che gli vengono date. Quello che noi possiamo osservare all'interno del CPR di Ponte Galeria è che sicuramente ci sono dei traduttori che sono inseriti organicamente all'interno del personale della struttura e che parlano le lingue principalmente parlate dalle persone trattenute. Quando c'è la necessità di avere interpreti in altre lingue viene chiamato un mediatore all'occorrenza. Va però detto che questa situazione in Italia, negli altri CPR italiani, può essere molto diversa e non sono mancate le segnalazioni da parte di persone trattenute all'interno di altri CPR che lamentavano anche l'assenza di una persona che riuscisse a parlare e a comprendere quello che loro stavano dicendo.